gusta? Sí, lo he visto que le gusta. Quería que coma.
Cristo, flagellato e incoronato di spine, è presentato a Ponzio Pilato, che inerte, innanzi alla folla desiderosa di morte, se ne lava le mani. Così ha inizio il lungo e doloroso cammino di Gesù Cristo verso il Golgota, dove l'attende un'atroce fine. Fermate il piè. Le vesti togliete a questi infame. Nudo a quella colonna oror si leghi. Chi vive grato e fido a Cesare, alla patria, al tempio e a Dio, adempie il cenno mio. Sotto i flagelli semivivo ne resti. Che ben conviene in queste acerbe pene l'ire vostre a pagar, finché lo spirito non manca al vostro core. Sfogate contro lui tutto il furore. Tu le dure ritorte, tu le spine raddoppia, e tu la destra arma d'aspre catene. Corra dalle sue vene tutto attorrende il sangue. A brano vade in aria la carne, e nervi ed ossa lacerate, struggete. La pietà non v'arresti, e pietà verso noi non ebbe questa. Oh, bel piacere! Soldati, coraggiosi, seguite la tempesta dei colpi. E chi più fiero, l'infame seduttore, colpisce fiede. Quest'oro avrà da me per sua mercede. Chi le percosse poi, meglio sa destinarne il dato segno. Questo monile avrà d'amore impegno. Non vi stancate, amici, prendo nuovo vigore. L'ira, l'odio, la rabbia, il braccio, il cuore. Rammendate le offese, ai fieri colpi si accompagna lo sdegno. Egli è vostro offensore, nemico al regno.
scempio, qual furore, Principe, e zelo quando vedi adoprar. tanti tormenti, qual suo error merta mai. Vuole di Roma il glorioso impero. E come? Un vile, un povero regnar. Che dici, amico? È vano il tuo pensiero. E tal castigo ancor troppo è severo. Deh, scioglietelo. No, muore in tormenti. Non conviene tal pena agli innocenti. Ferma chiunque tu sei. L'insano ardire vendicherò col ferro. Al tuo martire. Non è questa la meta. Olà, soldati, alzatelo da terra. Ed in quel tronco, suo degno trono ei sieda. Gli presti, ognuno omaggi, e grazie chieda. Gli circondi le tempia, d'acute spine un zerto. Che ben conviene al di lui, regio merto. Scettro di fragil canna, stringa la nobil mano. Che lo dichiara già regge sovrano. Or copre le sue spalle un vile e rosso straccio, purpura ben dovuta ai merti suoi. E così lo si distingue fra gli eroi. Nazareno, dei Giudei, il Cesare, tu sei. Noi riverenti adoriamo la maestà latina e con fronte bassa e pia per sempre gridiamo: viva il novello re, viva il Messia.
Ti ha emozionato sapere che avresti interpretato Pilato? Sì, sicuramente sì, anche per un discorso legato ad affetti familiari, perché nella tradizione di famiglia il ruolo del Pilato, per averlo interpretato mio papà per almeno 8 anni di seguito, rappresentava, diciamo, un motivo di orgoglio, diciamo, per l'aspetto teatrale che rivestiva l'interpretazione del ruolo, per la visibilità che aveva nella cornice di pubblico che caratterizzava il Venerdì Santo, che come è noto si connota per la presenza massiccia anche dei cittadini dei paesi viciniori. Quindi era un momento, diciamo, di, se vogliamo, tra virgolette, seppur a livello amatoriale, era un momento di esaltazione, diciamo, di vetrina che dava piacere e orgoglio in qualche modo. È un personaggio complesso. Ti è stato difficile interpretarlo? Abbastanza, perché il Pilato, diciamo, l'interpretazione del Pilato gioca su 2 registri diversi. C'è l'aspetto che attiene all'autorità in sé, perché non scordiamoci che il Pilato era il pretore, quindi rappresentava l'autorità giudiziaria di quel momento. L'altro registro è quello della commozione, se vogliamo, perché poi verso la parte, diciamo, finale, laddove sostanzialmente mette la sentenza ai danni del Cristo, viene fuori l'umanità, diciamo, del personaggio. Quindi il Pilato si spoglia delle vesti dell'autorità, si commuove, partecipa al dolore di Gesù e sostanzialmente non lascia il benché minimo dubbio sul fatto che esprime anche una netta condanna sul modo di fare, diciamo, degli ebrei, sulla condotta che hanno tenuto gli ebrei, ripeto, a scapito del Cristo. Quindi viene fuori l'umanità del personaggio. A un certo punto, io almeno l'ho concepita in questo modo, lascia anche presagire una sorta di pianto interno, non proprio appariscente, perché comunque rivestiva sempre un ruolo di natura pubblica, però in quel frangente viene fuori tutto lo stato d'animo del dolore di quel momento, sicuramente. Come ti sei sentito nel ruolo e circondato da tante persone piene di fede? Perché comunque chi partecipa alle manifestazioni della Settimana Santa ovviamente è un credente, no? Sì, certo, ho provato parecchia emozione, perché al di là dell'aspetto, ecco, teatrale, non scordiamoci mai che la nostra rappresentazione sicuramente tocca aspetti di folklore, ma che interagiscono con aspetti religiosi. Quindi il Pilato, ecco, dal punto di vista, ecco, religioso, viene sempre, ecco, dipinto come colui che comunque, voi non voi, aveva portato a morire Gesù Cristo, perché comunque non aveva avuto alla fine il coraggio di difenderlo appieno. Quindi è molto, diciamo, peraltro è molto, diciamo, esplicativa l'espressione che lui utilizza verso la fine, ecco, della scena, dove dice empi a ragion di Stato. Quindi a un certo punto gli si rimprovera il fatto di aver fatto prevalere la ragione di Stato sull'aspetto, diciamo, sulla vicenda umana. Quindi anche nell'immaginario religioso il Pilato riveste un ruolo importante, anche se dal mio modesto punto di vista, dal versante religioso, ne esce in qualche modo sconfitto, perché colui al quale è mancato il passo in più, quello scatto in più che avrebbe determinato probabilmente, ma questo non lo sappiamo, perché ci addentreremmo in un terreno piuttosto invido, avrebbe magari determinato la salvezza di Gesù, ma non sta a noi dirlo. Sei confrontato con qualche sentimento durante la tua interpretazione? Sì, il sentimento è stato quello a un certo punto della impotenza, cioè del non poter far nulla di più di quanto si potesse fare in quel momento. Perché nelle prime schermaglie che il Pilato ha con
giudei, con il Lisandro, comunque con lo stesso Caifas. Diciamo che nelle prime schermaglie mantiene alto il livello, diciamo, dell'autorità, poi cede di schianto di fronte alle pressioni che riceve anche dal popolo, quindi nell'opzione tra salvare Gesù o Barabba. Quindi viene fuori il sentimento proprio dell'impotenza, della constatazione dell'impossibilità di non poter fare di più, e quindi questa lotta interna di sentimenti tra ragione e cuore, la ragione che lo porta verso la salvaguardia della cosiddetta ragione di Stato, e il cuore che lo porta verso questo sentimento di quasi fraterno, di umanità, di sostegno a Gesù Cristo, ma è un sentimento, diciamo, che poi deve cedere il passo all'autorità, che in quel momento lo induce ad esprimere un verdetto di condanna per Gesù. In tutto questo la tua fede si è rafforzata? Sicuramente sì. Fede in senso lato, dal punto di vista religioso, sì, nel senso che in realtà questa vicinanza, questo scambio di umanità, questa osmosi di sentimenti che c'è tra Gesù e il Pilato, perché poi alla fine entrano quasi in un discorso di intimità, seppure il Cristo sappiamo che è restio a rispondere alle sollecitazioni del Pilato, però in questo scambio di umanità viene rafforzata la fede. Perché? Perché ho preso ancora di più coscienza del dramma interiore che ha vissuto il Pilato al cospetto della impossibilità di poter fare di più, quindi si entra di più forse nello stato d'animo vissuto, ecco, dal Pilato, e sicuramente ne esce rafforzato, come dire, questa vicinanza, questa sofferenza che ha provato Gesù, la si coglie forse a piene mani, oltre chiaramente al racconto biblico. Bene, grazie, ho finito le domande. Grazie a voi. Come ti sei sentito quando sei stato scelto per il ruolo di Cristo? Allora, quando mi hanno detto che dovevo fare il Cristo, io ero contentissimo, in quanto era il personaggio, diciamo, il clou della festa. Ero un ragazzo, perché avevo 18 anni, già ho interpretato il Cristo. E quindi per un ragazzo di 18 anni che interpreta il Cristo era una cosa troppo bella. Però c'è da dire che io, sin da quando avevo 10 anni, 9 anni, mio papà mi portava lì a vedere le prove, e quindi già io nella mia mente avevo già che significava Settimana Santa o recitare il mortorio. Questo era. Qual è stata la sfida più difficile nell'interpretare Gesù? Allora, nell'interpretare Gesù la sfida più difficile secondo me è quella delle cadute. Ma siccome, ripeto, ero un giovane di 18 anni, quindi per me fare le cadute era impersonare Gesù, quindi non mi interessava il fatto che magari potevo farmi male per le cadute. Poi ho continuato a fare le cadute per tanti e tanti anni. L'ultima volta il Cristo poi l'ho fatto quando avevo 35 anni, perché l'ho fatto a 33 anni e ho interpretato Gesù, ma l'ultima volta è stato a 35 anni, quindi da 18 anni a 35 anni ripeto che ho fatto
una carriera di Gesù abbastanza intensa. Ok, possiamo direttamente continuare. Allora, è stato difficile prepararsi per le cadute? Hai fatto qualche preparativo particolare? No, ho lavorato con me. Allora, per le cadute, quando riguarda le cadute, a dir la verità, io ho interpretato le cadute perché ho visto una scena che era fatta a San Cataldo da un ragazzo che interpretava Cristo e mi è piaciuto il viso, il volto che aveva questo personaggio e come si muoveva per fare le cadute. Difatti il primo che ha fatto le cadute in quel modo come l'ho fatto io e ci sono riuscito interpretando Gesù come ho visto che lo faceva questo ragazzo, ma non è venuto difficile per niente. Quando hai interpretato Cristo, la tua fede si è rafforzata? Sì. Quando ho interpretato Cristo, la mia fede si è rafforzata perché vedevo in Lui maggiormente nel momento in cui si arrivava al Calvario con la croce dopo aver fatto tutte le cadute e si arrivava al Calvario era una cosa che se non ne si fa non si può capire, non si ci crede, come si arriva lì a Calvario con una croce addosso, facendo tutte le vie del paese, tutto il corso e arrivare lì con la croce addosso è una cosa che veramente tocca il cuore e rafforza la fede veramente per quello che hanno fatto a Gesù. Raccontaci un aneddoto che ti sia rimasto impresso, nella tua interpretazione. Un aneddoto che mi è rimasto impresso è un anno che mentre facevo le cadute c'era una signora che piangeva a dirotto, vedendo me che stavo facendo le cadute e nello stesso tempo ho pianto pure io. Quindi ti sei emozionato vedendo questa signora? Sì. Ovviamente, come sappiamo, tu hai avuto l'onore e il piacere di aver visto tuo figlio interpretare pure Cristo. E allora, lì l'emozione qual è stata invece? L'emozione è ancora più grande perché vedendo mio figlio io mi vedevo io stesso mentre vedevo mio figlio che interpretava Gesù. E quindi vedere un figlio che interpreta la stessa parte che faceva il papà è una cosa molto ma molto bella. Bene, le domande sono finite, ti ringraziamo infinitamente per esserci. Continuate a ricevermi? Mi raccomando l'audio, caro, attenzione. Comando. Ho fatto il giro, dici a tutti che stiamo recitando, andate con me.
La salvatina! Dai, chi da 20? Chi da 20? Sono 2 Datemi info o aggiornate l'online perché non so se sono online o no. Stiamo recitando, no? Occhio. No, mi sentite l'altra camera. Sì, sì. Dai. Quando attaccate? Solo senza L'aria mi manca ora. Io giuro che manca.
attenzione, attenzione, attenzione.
Bello piano.
fermo che posso camminare.
Quando passiamo? Una madonna, Ma perché non vuole t'amore, siamo troppo lontani. Vedi se fermare, non mi a camminare un po'. A camminare, perché perdiamo troppo tempo, Vai! Camminiamo. Destra. Lo signore. Ma poi c'è il televisore? Attenzione alla diretta. Vai! Dove sta cadendo? Levatevi tutti! Toglietevi! Penso la croce non ha da toccare il cavallo. La paccata al blocco, no? La diretta, attenzione!
Stiamo camminando. Non ho capito. La prossima la facciamo direttamente. Capisci o no? Non devi ascoltare nessuno completamente, ascolta te stesso. Quando cade cade, ma se mai ti spingi più veloce, ok?
Zio, quando cade il calo spingete più veloce. Se ne va più veloce. Dai, camminiamo un po'. Camminiamo. Siamo in ritardo, però. Spostatevi. Vai avanti. Avanti. Occhio indietro.
L'hai cancellata, sì? Sono sempre online, vero? Solo in questo momento. No, proprio una stanza c'è una mega camera su. E l'ho cancellato dalla scheda.
Ce l'ha messo a muro solo. Non parla di sistema.
Armici adesso, armici adesso, barbara crudeltà. Ferma Simone, questa croce sollevo, il pietremante Giavagino, e il sollo non è bastante. Io, compagno, non fui ai falli suoi. Ei che autor si è reso di tante colpe, ei so già Mi porco non partire! Misero, ingrati, lasciatemi partire. Vidi soldati, legate il cireneo, Ah, sempre i giorni miei, destin severo. è mio l'impero! Allargiamoci. Hai sbagliato! Sì. Ehi. Un po' sali là sopra a sinistra. Se ne sta salendo. No, io no. Anche sì, io no. Io rimango qua, camera 4. Non ti basta così? Sì. Non ti ho capito.
qua lo salgo.
Figlio. Hai davanti all'alma mia. Figlio di Sione, piangete, ma il pianto vostro cada sopra di voi, dei vostri figli. Già ancora vanno via, costante il forte, oh memoria, dolore, croce, oh morte. Figlio, ti stringo il sangue. Non più! Ti scoppo! Oh, mi disse, tu non sai, è questo il figlio mio. Lo so! Tu vuoi col tuo figlio morire! Il cielo volesse. Fanne luce! Non io! Almen potesse per lui morire il fido suo cugino. Oh! Vi fosse indiviso il suo destino. Oh, sorti a me felice! Fuggi! Non fomentare lo sdegno mio! Dolce maestro. Oh, Dio.
quel vento. Ed io di nuovo, che confesso Gesù per vero Dio. Perdona le colpe, il fallo mio. Sì, perdona mio Dio, troppo insolente osai, e troppo contro di te, pur mi inoltrai. Or me ne ravvedo, e ravveduto appunto della barbarie mia, del mio ardimento, disdegno il fallo mio, di cuor mi pente. Spietati giudei, non ravvisate nel morto Nazareno il vostro Dio. Dunque, che più indugiate a chiedergli perdono del fallo rio. Sì, pentitevi tutti, l'esempio mio seguite, e meco, ognun di voi, contrito, pietà gridi, o Signor, ho già fallito. Nicodemo, io la destra, a schiodar macino, tu la sinistra, a levare a tempo. Compisco il senno, amico. E voi, miseri mortali, di Cristo accompagnate i funerali. Iniqua sinagoga, ampia Giudea, mira con grande orrore questa parata. Vedi, è la destra di Gesù, del suo Signore. C'è Dio ferro, c'è di qui dal legno, benché insensato sei, di pietà il tuo faccione, te mostra un segno. Ma guarda questa mano, è ampia Giudea, sebbene con stento e pena, dall'aspro e duro legno, il ferro tira. Questa sciolta vedrai, poner la colpa tua, il tuo delitto. Rammentati perciò, ricorda e trema. Questa ti dannerà nell'ora estrema.
L'anima mia. Un giorno, in queste strade, porto fatto di strisce, un vago cielo, alle tue bellezze, ed ardendo, tutta piaghe d'accoglia. Oh, che l'anima mia! Povero Cordelia! Popoli di Giudea, in che voi fate il figlio? Di tanti benediti, dunque, fanno la croce. E questo è il frutto di tante sue fatiche. Chiamati, lasciali a rega cieli, figli. Mamma mia! Troppo di un'altra la tirannia! Mortale, figlio mio, faccio te Salvatore, vedendo Adamo, che trionfò l'amore.
Siamo con Tonia Leone, che ha interpretato Maria. Allora, Tonia, come ti sei sentita quando sei stata scelta per il ruolo? Diciamo che il ruolo della Maria è un ruolo molto emozionante, quindi è un ruolo che ti permette poi, soprattutto se sei credente e credi insomma, in quello che stai facendo, di vivere appieno l'emozione della Settimana Santa, di vivere appieno quella che è l'interpretazione. Io ho avuto il privilegio di farla a 15 anni, per tanti anni, quindi non essendo mamma, e ho avuto il privilegio di farla da mamma, e questo ovviamente dà delle emozioni completamente diverse, perché quando sei ragazzina sì è emozionante, ma diciamo che in un certo senso sei più concentrata sul ritorno che alla tua interpretazione, sull'emozione e l'ansia dovuta alla presenza di tante persone, mentre invece quando sei mamma è tutta un'altra cosa. Quando sei adulta sei concentrata sull'interpretazione, sia nel caso della spartenza, quando tu insomma, lasci un figlio e ricevi una notizia di questo tipo, la notizia che tuo figlio andrà a morire, sia nel caso della deposizione, quando stringi fra le braccia questa statua che è una statua storica, è una statua che nel nostro paese è stata sempre utilizzata proprio per fare la scindenza. Lì veramente insomma, io ho sempre pianto, ma di un pianto vero, e ovviamente l'emozione che si può avere a 40 anni o quando già sei mamma è un'emozione amplificata, è un'emozione che ti fa sentire coinvolta, come se realmente tu stessi vivendo quel momento, e in più il fatto che sappiamo tutti è molto suggestivo trovarsi insomma, ai piedi di una croce e poi ai piedi della croce, con in braccio Gesù, è come se ti facesse calare proprio in quella che è l'atmosfera a tutto tondo del tempo, della situazione. Devo dire che insomma, io la rifarei volentieri, anche se ormai insomma, quasi sono cinquantenne, però è un'emozione che vuoi riprovare sempre, per cui le lacrime non si fermano e alla fine non è più una recita. Ecco, questa forse è la vera differenza fra interpretarla da ragazza e interpretarla da adulta. Da adulta non stai recitando, stai pregando, è come se diventasse una preghiera. Qual è stata la cosa più difficile dell'interpretazione? Ma non lo so, forse all'inizio nella spartenza entrare in sintonia con chi ha il ruolo del Cristo, però diciamo che in un certo senso qui siamo avvantaggiati perché ci conosciamo tutti, allora molte volte ti capita che o è un amico o è una persona che hai visto crescere, che conosci, per cui diciamo che è una difficoltà marginale, in quanto facendolo tante volte poi è anche semplice riuscire insomma, a trovare quella sintonia nella gestualità, negli abbracci, perché poi tu in quel momento sei mamma e quindi poi a maggior ragione quando sei veramente mamma ti viene naturale insomma, interpretare quel ruolo, perché qui sei la mamma di Gesù e quindi in quanto credente veramente la sofferenza diventa una sofferenza vera ed è ancora più vera perché essendo mamma ti immedesimi su quello che può essere il sentire di una mamma, sia quando nella spartenza saluti tuo figlio, sia quando ti mettono in braccio il corpo di tuo figlio. Penso che insomma, per una mamma la morte di un figlio sia veramente la fine della vita sostanzialmente. E quindi devo dire che non ci sono state difficoltà proprio perché poi ti viene quasi naturale e quando lo fai tante volte ancora di più, perché ogni volta che lo fai aggiungi quel qualcosa che è veramente tuo, quell'emozione forte e grande che è poi reale, proprio perché non è più una recita. E come ti sei sentita a interpretarla, diciamo, la relazione col pubblico che hai avuto, il fatto che ci siano tutte queste persone a guardarti, come l'hai superata questa presenza, diciamo, scenica, il fatto di essere lì? Allora, devo dire che
non voglio essere ripetitiva, da ragazza il pubblico lo tieni più in considerazione, quando poi diventi adulta diciamo che non ha più importanza, perché tu in quel momento sei tu e tuo figlio, e quindi il pianto, che poi è un pianto vero, è un pianto che ti viene da dentro, quindi o ci sono 10 persone o ce ne sono 5.000, in quel momento non ha importanza, perché tu stai piangendo tuo figlio, non stai recitando, che è una cosa ben diversa. Ti sei sentita rafforzata nella fede? Molto, molto. Ho anche per me, insomma, i momenti di silenzio, soprattutto poi nella deposizione, perché la Spartenza, essendo in 2, ha diciamo pochi momenti di silenzio, però nella deposizione sono molti i momenti di silenzio. Quelli diventano momenti di preghiera, momenti in cui tu è come se da un lato ti vedessi passare tutta la tua vita davanti, dall'altro chiedi e preghi e chiedi quello che desidera il tuo cuore. E questa è una cosa bellissima che si prova, almeno io ho avuto proprio il privilegio di provare, perché l'ho sentita dentro sul serio, una preghiera. Bene, grazie e buona Pasqua. Anche a voi, tanti auguri, buona Pasqua.